innanzitutto grazie, è un onore per me stare qua oggi con voi. Io sono nato qua a New York, ma la famiglia mia è venuta a Napoli. La famiglia da mamma mia sta qua a New York da due o tre generazioni. La famiglia del padre mio è venuta qua più recentemente, diciamo. Io quando ero guaglione sono cresciuto qua a New York e un po' a Napoli e parlando diciamo con la famiglia mia, che zia, che nonna, che cugine, mi ha imparato a parlare un po' che napoletano perché dicesse a metà delle cugine mie che stanno qua e pure quelle che sono rimaste in Italia si sono fatti più italiani, diciamo, perché poi ho fatto da scuola queste cose. Praticamente la gente nostra che ha sempre campato come a me a cavallo dei due paesi, delle due nazioni, parliamo in un'altra maniera, diciamo all'antica, perché qua a New York stanno qua mezza comunità, la gente nostra parlava così, perché un napoletano era una specie di lingua franca, che si ultimi 100 anni, 50 anni, perché un napoletano parlando storicamente a Napoli, come posso dire, è sempre funzionato in Italia come una lingua franca del sud, perché all'epoca del regno di Napoli, il regno delle due Sicilie, quando tutto il sud d'Italia e la Sicilia, le isole erano tutte unite sotto la stessa corona, diciamo. Ci stava sempre un rapporto stretto, no? Perché i soldati a Napoli sono scesi per questione di amministrazione del sud delle regioni e tutta la nobiltà, pure i braccianti, la gente che cercava una fatica o quelli che volevano fare l'università non venivano a Roma, a Milano, queste cose, venivano a Napoli per fare scuola, per fare l'università. Perciò dicesse che c'è sempre stata, come diciamo in inglese, cross-pollination, che sta cosa, la gente a provincia, dove tutte le province, tutte le regioni del sud venivano a Napoli per fare commercio, per faticare e allo stesso tempo diciamo a sta gente no, iva in questi altri paesi, no? Si sposavano. Poi quando parlavamo di migrazione, quando i napoletani sono venuti a casa, si trovavano in mezzo all'altra gente, no? Gente da Basilicata, gente a Calabria, Sicilia. Al principio si sposavano soltanto mezza loro, diciamo, napoletano con napoletano e così via. E poi piano stanno qua a seconda generazione o può essere pure la prima generazione e famiglie sono diventate più miste e per comunicare, per parlare fra loro può essere capace che uno teneva a mamma in Napoli o padre da Avellino oppure Bar, Pugliese e parlavano due lingue differenti, assai più differenti in la stessa casa e parlando così posso far capire a gente si mettetta a parlare una specie di napoletana come una lingua franca perché un napoletano già prima di venire qua in America teneva tante voci da provincia e altre cose e si facevano capire diciamo più meglio. A New York storicamente è da che io tengo più di 40 anni è quello che ho già visto in prima persona vado a dire che la gente qua sì si tenevano da una parte napoletana qua, siciliana là ma piano piano la situazione è cambiata, ora sono tutte miste no? E poi si fa a nuova generazione che è venuta qua diciamo dopo la seconda guerra mondiale quando sono venuti qua hanno già fatto a scuola e il governo italiano ha sempre cercato, io sto parlando negli anni 20-30 del secolo scorso, hanno sempre cercato di imporre diciamo,
la lingua italiana, perché sti emigrati da nuova ondata, come dicevo in italiano, hanno portato più, erano persone più istruite, hanno fatto una cultura, al giorno d'oggi i giovani che vengono qua hanno già fatto l'università, parlano inglese perfettamente, parlano pure francese, un po' tedesco pure, e spagnolo, hanno girato tutto il mondo, sono gente diciamo più preparata. Può essere che si vergognano, si mettono in scurne, come diciamo, e parlare napolitanamente. E, fra noi, diciamo, con i compagni nostri, con le famiglie nostre, noi parliamo ancora un dialetto. Lo facciamo, può essere si cambiamo soggetto a tema, se noi ci mettiamo là a parlare della cucina, della poesia, del teatro, del cinema, parliamo di cose, diciamo, casarecce dentro la casa, usiamo sta lingua. Ma una napoletana è pure una lingua privilegiata, diciamo, perché già teniamo una letteratura, cioè Milano, e storia a rete. E grazie a Dio c'è sempre stata una specie di, come posso dire, esistono libri, esistono tante O cose. prestigio. Sì, il prestigio, sì. Il cinema, la canzone. E diciamo la verità, quando i forastieri, no, all'estero pensano alla cultura italiana, spesse volte ehm, stanno sempre pensando alle cose napoletane, stanno pensando alla pizza e al ragù, tutte queste cose stereotipate, dici, ma pure la canzone. Le canzoni più apprezzate e conosciute all'estero sono sempre canzoni napoletane. Sì, sempre. Sì, questa è una grande ironia. Non si mettono a sentire la musica veneziana, piemontese, eh, perché questi sono i prodotti culturali che Napoli ha sempre saputo esportare al mondo. Il giorno d'oggi è interessante perché eh, in Italia, no, la gioventù ha fatto una specie di scoperta, no? Diciamo, a livello locale in Campania, sì, la musica, tu puoi fare tutta la vita tua, diciamo, napolitanamente, tu puoi sentire la musica rock, musica rap in napoletano. Eh, Però a un livello nazionale i giovani amano la musica americana, in inglese, roba straniera, roba che non tiene niente a che fare con la cultura del posto. Però io dicessi che in Campania, nel sud Italia, ci sono tanti movimenti, assai movimenti per far valorizzare un po' queste cose, per far recuperare un patrimonio che teniamo. E, ci stanno tanti giovani che sono creativi, che fanno musica, poesia, fanno teatro pure, non solamente in napoletano, ma usano pure il dialetto e la ragione. Però a livello nazionale, come io vedo la situazione attuale, il giorno d'oggi, ci sta ancora questa mentalità che il dialetto è come usiamo la parola italiana subalterna, tiene una posizione sembra come Basta. sì, sì, è più a basso perché la gente dice no, questa è una cosa che ha limite, che ha blocco, tu non puoi scrivere in un libro una poesia degna o capace di esprimere tutto quello che tu vuoi dire, perché tu arrivi a un certo punto e tu ti trovi bloccato, tu hai a scrivere altre parole da lingua aulica, da cultura alta, ma io quando per esempio scrivo poesia, io ho scegliuto sempre sta lingua perché io non volessi che morisse mai. E stanno qua c'è sta sempre la pressione politica, pure in Italia, per diventare italiana, per diventare americana, culture più standardizzate, no? E questa è la cosa che mi dà fastidio a me, che, non è cosa, non, diciamo che non è cosa, perché teniamo una storia, tutte queste cose a rete,
e potremmo fare arte, cultura, non solamente espressione, Figurativa. sì, potremmo fare tutte queste cose. E quando io mi metto a scrivere, no, in napoletano, la cosa che faccio è che come se un napoletano fosse sempre stata una lingua e cultura aulica. Teniamo un vocabolario dell'800, 700, teniamo la letteratura del 400, 500 e questi sono i modelli che mi ispirano e ho sempre voluto a usare queste cose. E noi, come quando uno si mette a scrivere con francese, con inglese, potremmo a aprire un dizionario e ci troviamo là tutte queste parole, tutte queste voci antiche, voci che vengono da altre lingue, altre cose. È una ricchezza, questa è la cosa che volessi dire. Questa è una cosa per me affascinante perché Napoli e New York tengono tante cose in comune. Questa è la cosa che per me è affascinante perché Napoli è sempre stato un porto, è una grande città e per questo io ho sempre detto no, che tanti italiani non possono capire Napoli perché è l'unica città veramente, o veramente grande, diciamo, grossa che ha nell'Italia. Sì, ci sta a Milano, ci sta a Roma, però Napoli è sempre stata una città assai grossa, che gente, che tante cose, no? Da tutte parti del mondo vengono là. E, pure fisicamente, diciamo, come posto è enorme. New York non è compatta, ma New York è grande, estesa e ci sta, come posso dire, a gente newyorkese, come posso dire, è un popolo aperto, perché uno dice, quando guarda a fuori, dice, oh no, un newyorkese non è cortese, non è gentile con le altre persone, no, non è vero, perché io mi trovo buona quando io esco, no? Esco per la via, parla con la gente. Stessa cosa a Napoli, quando sto qua mi manca la gente. Forse la gente a Napoli è più come posso dire, ancora più aperta rispetto a gente qua. Però pure qua ci sta sempre una specie di dialogo, la gente parla. Quando tu esci fuori da casa, tu uscì lo abbascia mezza vita, metti subito a parlare. New York, come posso dire, forse è un po' che più tu tieni a scelta, no? Se tu vuoi parlare con la gente, tu puoi parlare con la gente. Se tu vuoi restare qua chiuso, qua dentro questi quattro muri, tu puoi restare qua. A Napoli no, sei costretto a interagire. Tu, appena che tu scini, ci sta sempre una situazione, gente, una folla. Però ci sta pure una specie di solitudine, una apocondria pure là, gente che sta sull'agna, gente, capito? E persone un po' emarginate pure qua. Perciò io dicessi che a Napoli e New York tenen tante assai cose in comune e io ho già avuto l'onore da conoscere il sindaco dei Magistris un paio di volte, specialmente quando era venuto qua l'ultima volta a New York e pure sa la stessa cosa. Il sindaco di Napoli è venuto qua e diceva secondo me noi siamo due città parallele, non solamente per il fatto del parallelo del mondo, della terra, letteralmente, però pure dal fatto culturale, perché Napoli è questa cosa, spesso volte penso che a Napoli, in Italia, in Europa, la gente non poteva capire una città assai grossa, assai piena di diversità, come si dice, e non nostro dicevano sempre ogni capo è tribunale, ogni persona ha una visione, una maniera di fare cose e percepire il mondo. Pure la stessa cosa qua, sono due città che mi ispirano, io tengo una passione per New York perché prima o poco mi hanno visto in questi momenti, pure a riunione prima,
gente che parla sai lingua, dialetto, e vengono qua, prima o poi vengono a New York, e uno può restare qua e può fare dialoga con l'altra gente, con l'altra persona. Quindi perciò se una persona volesse scrivere, volesse fare poesia, volesse fare teatro, scrivere libri, romanzi, che ne so, vengono qua e ci sta un contatto umano, è una città umana come Napoli. Io avevo così. Certe altre persone hanno scritto, hanno detto no, New York è una città fredda, no, Napoli pure, ma no, non è vero. È la gente, questa è la cosa, la gente, questa è la ricchezza. A parte che quando uno torna a Napoli, no, con la famiglia, con le cugine, e poi ci sta pure, come posso dire, un sentimento, quando uno trasa in una chiesa, piena d'arte barocca, e tradizione, l'edicola, e cose, mezzo a vita, il sapore, il profumo. Lo siente. Sì, lo sente, è una cosa che manca. Pure a New York, qua vicino ci stanno delle pizzerie napoletane che sono veramente, fanno le cose all'antica. Ma a Napoli è interessante, no? Perché la gente che sta al centro storico, in quel quartiere, diciamo, a Santa Lucia, in quel palonetto, sta gente dice no, là stanno i napoletani veraci. La gente dice no, quelli che stanno a Chiaia, a Santa Lucia, è più napoletano, che parlano napoletano corretto e che mantengono la tradizione, la cucina. E poi c'è sta gente che dice no, 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 se uno va a Chianura, uno va a provincia, è un'altra cosa. Ma questa è la ricchezza, è una città come Caco e Burroughs, da città di New York, ogni quartiere, ma che era una città, io dicesse una città e tutta sta insieme quartiere, ogni quartiere tiene una cosa bella, può essere che c'è sta una pizzeria in Corpo Vomere che è pure buona, può essere che c'è sta una Di Gaia. sì, esatto, che tiene cose speciali, personalità, come New York. Sono due posti fatti a personaggi, questa è la cosa. Io dicessi a 12esimo, no, in Coppa Broadway, là c'è sta pizzeria Ribalta, che è un proprietario, è un compagno mio, è napoletano dopo, pure un suo suo che è di Napoli, e fanno tutti questi sapori, fanno tutte queste cose, fanno la genovese, che non è il pesto, se voi sapete, no? Che è un ragù e la genovese, no? E pacchera che genovese, sono questi sapori, queste cose, ci sta sempre a partita a televisione, quando tu trasi, a bene che tu traslo dentro, no? Tu puoi ispirare a napoletanità. Perché ci sta un proprietario che scende per parlare, per fare quattro chiacchiere insieme, che compagna, per vedere la partita, per vedere queste cose. Io dicessi che questo è l'ambiente, l'interazione con altre persone, e soprattutto perché questi guaglioni, no, viaggiano, vanno a Napoli, trasano, escono, tornano a rete, è una cosa, e portano sempre l'attualità, le cose che succedono. Non è più come all'epoca che quando la gente poco fa ho conosciuto una signora calabrese che mi diceva no, all'epoca si diceva no, l'America è lontana, fa scordare, perché senza internet, senza mezzi comunicativi, la gente restava rinchiusa. Magari tu scrivevi una lettera, tu mandavi una cartolina, come diceva la vecchia canzone, no? La cartolina a Napoli. Ma mo, o giorno d'oggi, no, è tutto cagnato, è tutta un'altra cosa. Se uno va a trovare la cultura napoletana a New York, ce ne stanno assai cose a fare. O tu puoi vedere per esempio al Metropolitan Museum, ogni Natale ci sta un presepio sotto l'albero di Natale, a cucina ci sta
roba sartoriale, si trova a catà un vestito, una cosa, tu puoi parlare con una sarta napoletana, tu puoi trovare a moda tutte quelle come la cultura aulica. Io mi ricordo tempo fa hanno fatto una bella iniziativa Jean Cocteau Repertoire che abbascia, come si chiama, Bond Street, hanno fatto la traduzione Napoli milionaria di Edoardo De Filippo. Era una bella sorpresa per me perché non me l'aspettavo. Stanno a Cabura andando a New York, vedere la traduzione diciamo, di Filippo era una cosa affascinante e era una bella soddisfazione, a dire la verità, perché quando stavo là ho visto che piaceva pure al pubblico newyorkese che non, magari non conoscevano Napoli milionaria, Filumena Marturana, tutte le opere di Filippo. De Filippo era diciamo, un drammaturgo napoletano del secolo passato, di una grande famiglia di attori, di scrittori, insieme ai fratelli suoi hanno fatto tanti spettacoli a Napoli. Era pure figlia di Edoardo Scarpetti, se non mi ricordo male, se non mi sbaglio, che era nato un grande scrittore napoletano che ha fatto tante commedie, diciamo, varie cose a Napoli, sempre napoletano eppure misto con l'italiano. È stato pure alla televisione, hanno fatto versione alla televisione italiana e tutte queste opere, che è un grande, quindi era una cosa, un atto di coraggio per Jean Cocteau Repertoire che proprio da qua, da due passi. Secondo me era un atto di coraggio presentare un'opera in napoletano con la traduzione in inglese. È una cosa molto positiva perché mo teniamo un'opportunità con la globalizzazione, no? E io penso che è una cosa molto positiva perché un mondo a finale un mondo è così, no? Un team viaggiava, un team scagna tante cose con poi l'internet non ha mai restato, è marginato linguisticamente dico.